Dunque, direttore, buongiorno innanzitutto. Dunque, è una notizia che è emersa ieri sulle testate web, sul web, questa notizia che poi viene riportata anche dalla prima pagina del Tutto Sport, non credo dalla Gazzetta dello Sport, perché chiaramente è di parte del proprietario, però il comune sta spingendo, oramai dovrebbe aver raggiunto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate a grandi linee per la cancellazione delle ipoteche sullo stadio Grande Torino. Questo è quello che attendevamo poi tutti, perché significa uno stadio che finalmente può essere acquistato, anche perché c'è la cancellazione delle ipoteche, da quello che ho letto. Adesso poi oggi leggerò anche gli articoli, ma più o meno ho letto l'articolo principale che ti avevo già mandato. È una cancellazione importante, e poi anche praticamente il comune obbliga a Cairo, essendo il proprietario del Torino, dice o lo compri, sostanzialmente io te la faccio in maniera molto spartana, o te lo compri, oppure noi ti rinnoviamo il canone d'affitto, ti rinnoviamo l'affitto per solo più 18 mesi. Che 18 mesi significa un anno e 6 mesi, no? Sì, un anno e 6 mesi all'incirca, no? Per cui vuol dire che se il Cairo accetta il rinnovo dell'affitto, si è accordato già, perché noi non dimentichiamo che, come lo dice anche questo pezzo scritto, Cairo e lo russo si sono già incontrati in quelli di Forte dei Marmi, sede, casa e sede generale, si può dire, del patron, per parlare, se si ricorda, quando era uscito tutto l'ambaradan di una possibile acquisizione da parte di quel gruppo importante che noi preghiamo, e avevano probabilmente si può pensare a questo punto già concordato qualcosa di futuro che sarebbe avvenuto. Per cui o Cairo rinnova per 18 mesi o Cairo acquista lo stadio per poter rendere più appetibile la cessione societaria, perché se no dopo i 18 mesi non ha alternative. Cioè, parliamoci chiaro, può pagare un affitto ancora per un po' e poi deve comprare comunque l'immobile e deve poi farne ciò che vuole. Chiaramente uno stadio di proprietà diventa anche un viatico presumibile per una cessione societaria, anche a delle cifre un attimino ragionate, in base anche a quello che è appunto il possedimento di una struttura come lo stadio, visto che il calcio di oggi si basa molto sul merchandising e molto sullo stadio. Come vediamo, tutte le grandi società hanno uno stadio di proprietà. Per cui, direttore, questa è la notizia che ieri comunque mi ha un attimino ingolosito, perché appunto lascia trasparire quella sensazione che forse qualcosa sta andando verso una direzione da noi ben sperata. Come diceva un noto poeta, un noto scrittore del passato, del quale però non mi ricordo il nome, non so se Dante o qualcun altro di molto, Erodoto, disse: eppur si muove. E evidentemente qualcosa sotto il cielo di Torino, Granata, si muove. Speriamo bene, direttore. Buona giornata, a presto. Vende o non vende? Questo è il problema. Allora, i tifosi del Toro sono in ansia perché dalle notizie che sono arrivate ultimamente pare che siano state ci sia l'intenzione o siano state tolte le ipoteche sullo stadio, le famose ipoteche che danno comunque la possibilità quindi di vendere lo stadio.
Un'altra cosa, allora, tanti hanno detto che verranno tolte le ipoteche e verrà prolungato però per altri 18 mesi l'affitto del comunale, del Grande Torino. Trovo che è tutto molto una strada ormai che, secondo il mio punto di vista, come già avevo discusso con Paolo, secondo me è in fase ormai di arrivo, nel senso che non so quanto ce lo dobbiamo ancora tenere questo personaggio qui, però ci sono dei segnali che fanno pensare bene. Io avevo iniziato a pensare bene già ai tempi quando è arrivato Elmas nel calciomercato, perché un giocatore così non è un giocatore che il Torino ha mai cercato di prendere, perché oltre ad avere un ingaggio importante, oltretutto no, è successo, però che cosa facevano? Loro non lo facevano giocare, a fine anno non lo riscattavano e boh. Invece hanno dimostrato che ad esempio adesso l'hanno buttato dentro e ha anche segnato un gol che tra l'altro è bellissimo, che non è balzo, però non è servito a nulla perché il Bologna poi alla fine ha vinto. E quindi diciamo che tutto questo pensiero di Elmas, Lipsia, Red Bull, sti sponsor che continuano a girare nello stadio, fuori, all'interno, fa veramente pensare che comunque ci siano dei movimenti. E le parole di Moggi, queste parole dove lui dice che Ricci non è stato venduto a gennaio perché è stato fermato dalla Red Bull che non andasse al Milan. Ora, io non mi sbilancio perché io non so niente, io non so nulla, però a fiuto, essendo ormai da tanti anni che seguo il Toro, appunto perché lo seguo innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri a Roberto Policano, lui era il mio idolo, scusate, perché io avevo i capelli lunghi come lui, quindi mi immedesimavo in quello che era la sua grinta, la sua forza, e quel Toro che comunque ora non c'è più per causa di, sappiamo tutti, è inutile che stiamo a ripetere sempre le stesse cose. L'unica cosa che io penso è che comunque siamo di fronte a una svolta epocale, una svolta dove comunque, o volendo o non volendo, la società verrà ceduta, perché non si può andare avanti così, non si può andare avanti con una contestazione, non si può andare avanti con dei tifosi che in tutti gli stadi ce l'hanno col presidente. Quindi automaticamente io penso che siamo arrivati ormai a un bivio dove comunque non c'è un ritorno, nel senso che il Torino FC o è stato venduto o verrà ceduto. Ma a tatto ci sono, ripeto, io non so nulla, mi baso su quello che vedo, cioè sta cosa di Red Bull che continua a martellare, sti giocatori che combinazione, un Elmas che, ripeto, Elmas è il punto cruciale, cioè questo giocatore che combinazione arriva all'improvviso e dall'Ipsia, cioè non è che poteva arrivare dalla Spal, tanto per cambiare, o un Baieie che arriva dal Catanzaro, no, arriva questo giocatore dall'Ipsia in un momento comunque dove c'è rischio, lotta, salvezza, quindi magari gli interessati ad acquistare la società dicono non rischiamo di andare, allora mettiamo uno dei nostri per salvare la baracca e nel frattempo poi a fine anno magari lo teniamo noi, tanto è già nostro. Cioè questo è il mio, e sono i ragionamenti che io mi faccio, ma non credo di farli solo io, credo che li facciano tutti i tifosi del Toro, perché oggi come oggi il tifoso del Toro che cosa vuole? Vuole la certezza di sapere a che cosa andrà incontro. Allora io una cosa posso solo dirla al tifoso del Toro, di stare tranquillo, perché comunque vada non arriverà più né un Ferrero né un Ciminelli né quella gente lì, cioè insomma Ferrero inteso l'altro, non magari arrivasse la Nutella, ma non dicevo quel Ferrero lì, i Cellino, i Preziosi, sta gente lì non arriverà più. Perché? Perché la società, avendo lo stadio di proprietà, perché comunque dopo 18 mesi automaticamente il comune ha deciso che deve venderlo, quindi se tutto va come deve andare, o Cairo compra lo stadio o c'è già una società che ha già le basi per fare tutto. Io quindi sono ottimista,
Sono impaziente come tutti voi tifosi, perché siamo tutti impazienti, cerchiamo nei canali, andiamo a vedere su Facebook, cerchiamo il giornalaio, il barista, il panettiere che ci va a dire ma sai quello del Toro che ci viene a dire sai ma l'ha preso, non l'ha preso, secondo te cosa l'ha preso? No, per me non l'ha preso, no, per me l'ha preso, no, per me no. Insomma, c'è una situazione dove sembra tutto fermo, no? Dove c'è molto pessimismo, ma allo stesso tempo pensate che ci avviciniamo a un 4 maggio dove ci sono tutti i club d'Italia, che ormai non sono più come erano una volta quando ce n'erano veramente tanti, d'accordo per fare una delle più grandi manifestazioni che abbia mai fatto il Torino, chiaramente con i ridotti gruppi che ci sono adesso causati appunto da 20 anni di nulla, ma anche prima già è iniziato lo smembramento, è già iniziato da parecchio. Mi aspetto un grande movimento, mi aspetto che comunque ci sia una bella manifestazione. Il Torino era una società di calcio forte, fastidiosa per i piani alti, non ha mai fatto grandissime cose, però è sempre stata una squadra che quando gli altri venivano qui dicevano qua ce la giochiamo, cioè poteva venire anche il Milan di Sacchi, è venuto qua 90 minuti, io ero allo stadio, ero al Delle Alpi, per 90 minuti un assedio totale da parte del Milan, non sono riusciti a passare. Cioè, l'unico messaggio che posso mandare è di stare tranquilli e non pensare a niente di brutto, perché tutto quello che arriverà sarà tutto oro colato, questo ne sono sicuro.